BBC e Russia. Boris Nemtsov esseva un membro dell'opposizione politica russe che esseva assassinato in le notte inter le 27 e le 28 di febbraio di questo anno. Le BBC dedicava ampio spazio a questo caso, al punto che un po' te domandarsi se questa copertura esseva eccessiva. Per rispondere a questa questione, non si può semplicemente contare il numero di articoli e novas nel sito del BBC, non sufficie cercare le nomine di Boris Nemtsov, e on deve chiaramente contare solo le articoli che è più recente che le data dell'assassinio. Estes profilos non va a contare estos. 1, 2, 3, 4. Gli artículos. Probabilmente questo è stato. Ancora podcast. Ancora un. Io obbligava il numero. 58 forse. Ancora un. Il ha ancora articolos, ma plus infrequente. Ora Boris Nemtsov è nominato in altri articolos. Non potete dire che il ha circa 50 articoli per Boris Nemtsov. Alcuni articoli si va duplicato, in alcuni articoli si va solamente menzionato. Un'altra cosa interessante a verificare è pro quante dies le nomine di Nemtsov appareva nelle prime pagine della BBC post l'assassinio. De facto se un articolo non appare sulle prime pagine del BBC, de facto il quasi non esiste. Il ha le funzioni di ricerca, ma altrimenti questo articolo non è facilmente trovabile. Io utilizzo le Internet Archive Wayback Machine, questa è una risorsa molto utile per fare questi controllos. Il è possibile verificare come una pagina web appareva in un certo die, sì, lo esseva salvato in questo motore, e io cerco le pagine di BBC News Europa, e in questo anno io esseva salvato molto frequentemente in marzo. L'assassinio veniva in le notte inter le 27 e le 28. Le pagine non esseva salvate le 28 di febbraio, ma non si può controllare come lo esseva in le 10 successive. Queste pagine esseva salvate le prime di marzo e ovviamente il ha un articolo prominente su per Nemtsov. Post le 2 di marzo il ha ancora Nemtsov, suo fidanzato esseva questionato per le polizie. Le 3 di marzo le pagine non esseva salvate, ma non va al 4 di marzo. Sì, sto ancora super Nemtsov. 5 non esseva salvate. 6 di marzo ha altre novas. Nemtsov quasi non è esplosic. No, il ha alicum ligamines articulus super Nemtsov. 8 di marzo il ha nova super le investigazioni. 10 di marzo sì, il ha ancora articulus super Nemtsov. 11 12 le figlia di Nemtsov ha alcune cose molto importanti a dire che merita le prime pagine del BBC.
le DC3 de marzo. Este nova super un suicidio misterioso in Ucraina, ma non Nemtsov. Ah sì, il ha ancora Nemtsov. Le DC3 de marzo le pagine sono salvate ancora un vice e io voglio mostrarvi che le nova super le suicidios in Ucraina e se va movite un poco più in basso, il ha ancora Nemtsov. Le DC4 ancora Nemtsov. DC5 disparito, no, il ha ancora nova super Nemtsov. DC6 sì, ancora un nuovo super Nemtsov. DC7 io non vide. Ah sì, questo è super Nemtsov. E le DC8 Nemtsov dispareva completamente disparite del sito del BBC post solamente 20 dies. Il è difficile dicersi le coperture dedicate a este caso es excessive, normal o mesmo insufficiente, sin compararlo con altre casos. Allora io vos propone le caso de Oleg Kalashnikov. Le sol facto che probabilmente molte de vos non ha udite este nomine o non lo rememora, è preoccupante. Oleg Kalashnikov esseva un politico ucrainiano del partito de opposizione, ex Yanukovych, che esseva assassinate le 15 de abril. Vamos a ver cómo le BBC coperiva este caso. Nos face le conta de este artículos 1, 2, 3, 4, queste vetule, 4 artículos e ancora nos va a fare le mesme controllo in le Internet Archive. Allora nos va a cercare le 15 de abril e le 10 seguenti. Le prime 9 appare le 16 de abril e questo è nostre nova. Nos va a vedere le 10 seguenti, 17 de abril, sì, questo è ancora presente. Le 18 di aprile, e appare ancora nelle prime pagine del BBC, perché un gruppo ha reclamato l'assassinio. Le 10 seguenti il aveva l'assassinio di un altro giornalista. Oh, ma che vide nos hic? Ancora Boris Nemtsov. Le partitos dell'opposizione russe se unì, questo è un nuovo extraordinario, e le 19 di aprile le nova ha disapparite. Allora le BBC dedicava 3 dies al caso di Oleg Kalashnikov. Questo esseva una comparazione solamente quantitativa, ma vamos a hacer una comparazione qualitativa e vamos a vedere chi esseva Boris Nemtsov. Boris Nemtsov ha una lunga storia in le opposizioni russe. Il esseva co-segretario di un partito di opposizione. Anche on parlava di lui come un possibile presidente nell'anno 1990. Ma postea non esseva successose, suo partito non raggiungeva le 5% che esseva necessari per entrare in Parlamento.
e come le BBC dice, il non plus esseva considerato un membro prominente del movimento di opposizione russe. Dice che il exiva del scena politica. De facto on dice che Nemtsov abbandonava su posizione in partito pro seguire su carriera affaristica. E come parlava di Nemtsov le BBC? On reporta de discussiones in le Parlamento europeo, on reporta delle celebraciones e delle memorias que le personas habeva de Nemtsov, pluri articolos super isto, reacciones, politica anche. Ample spazio esseva date all'investigazione, on discute possibile rolos del Cremlino in su assassinio, reacciones de Putin, artículos de análisis, altre memorias de políticos. Ancora reacciones. Intervistas super Nemtsov. Ancora celebraciones. Ancora parte dell'investigazione, le fidanzate di Nemtsov che ritorna in Ucraina, le reporto che Nemtsov preparava, ancora celebraciones, analisi super le futuro dell'opposizione in Russia, novas super le memorial che si va vandalizzate, nuova super le investigazioni, intervista al figlio di Nemtsov super le propagande in Russia, ma anche il aveva un'altra nuova, non so vederlo, le quale figlia accusava Putin di isto, un collaboratore di Nemtsov, skeptic super le investigazioni. Questo è l'articolo che io menzionavo anteriormente. Reacciones di Putin ancora. Le reporto molte nuove super le investigazioni. Ancora le file che parla di Putin. E per comparazione, questo è l'articolo super Kalashnikov. È interessante vedere che il non ha una fotografia del persona, questo è Yanukovych con Putin, ma non Kalashnikov. E è un poco ironico che le fotografie mostra un Kalashnikov, ma non ha le foto del persona. Poi se on riguarda il titolo dell'articolo, o non vede le nomine, o non vede che il esseva un politico dell'opposizione, il è descritto come un alleato del presidente tiranno Yanukovych, il non esseva uccidite, le esseva trovate morte. Poi se on riguarda il testo dell'articolo, on scrive sì che il esseva un politico dell'opposizione e on scrive le nomine. On menciona altri casos de suicidios, de mortes de políticos in Ucraina, apparente suicidios, e si nos riguarda le liste degli articoli dedicati a Kalashnikov, on vede che il ha iste nova che nos riguardava nunc, postea il ha un'analisi super le recente casos de mortes de políticos in Ucraina, e iste nova es pro le giornaliste che se va assassinate le die sequente, e ancora un'altra nova in le qual le armea insurgente de Ucraina reclama le assassinio de Kalashnikov e del giornalista. Le BBC non explica che es iste armata insurgente de Ucraina, e postea il non ha altre novas super le investigazioni.
il es secur che il aveva un'investigazione super iste morte. Iste politico aveva filios, familiares o collegas che parlava de ille. Il aveva un funeral, il aveva celebraciones, ma tutte queste cose non essere portate in le BBC. Se il aveva le volontate, non poteva scrivere molti articoli super Kalashnikov e super le altre politicos che moriva in Ucraina. De facto, Ucraina è un paese molto importante per nos occidentales, per le recenti developamentos che il aveva, le rivoluzioni democratiche, e il fatto che Ucraina ha signato il trattato di cooperazione con l'Unione Europea è molto importante. Nos deberea seguire le developamentos della situazione politica in Ucraina con molta attenzione. La situazione dell'opposizione politica in Ucraina non deve essere minus importante che la situazione dell'opposizione in Russia. Però questo io credo che la BBC dedicava una copertura disproporzionata per le cause di Boris Nemtsov e troppo poco spazio al caso di Kalashnikov e degli altri politicos che moriva in Ucraina. Io non voglio credere che le BBC faccia propaganda anti-Russia, ma le quantità e le qualità dell'articolo super le caso Nemtsov e altre novas super Russia e Ucraina mi face pensare che questa copertura non è del tutto neutrale. Io preparo un articolo in mio blog dove io compara altre datos de políticos assassinate in Europa in gli anni recenti. Mia impressione è che le BBC non faccia propaganda anti-Russia, ma che lo è inserita in un contesto occidentale che nos porta a vedere Russia come un inimico. E questo non è buono, in mia opinione.